Us, in my experience at least, there's a hierarchy of what is most effective in organizing down to what is least effective. Comunque c'è una gerarchia di mezzi più o meno importanti da utilizzare per l'organizzazione. Most effective is still talking face to face with people. La cosa più efficace in assoluto rimane sempre quella di parlare faccia a faccia con le persone. And within that conversation, what's most important is not what you say, it's how you listen. E la cosa più importante non sarà mai quello che si dice all'altro, sarà ascoltare quello che lui ha da dire. In training thousands of organizers, the hardest thing I've always had to teach is how to listen to people. La cosa più difficile che ho dovuto sempre insegnare agli organizzatori è proprio quella di saper ascoltare l'interlocutore. Most people believe if you talk fast or loud or you have something to say, that'll make you a good organizer. Alcuni pensano che magari parlando di tante cose o velocemente o con enfasi riescono a comunicare meglio. To be a good organizer, you have to be comfortable with silence. Invece per essere un buon organizzatore si deve saper stare anche in silenzio. You have to be patient enough to let somebody else talk so that you can hear them. E si deve avere la pazienza di ascoltare quello che l'altro ti vuole dire. The second most effective after that face-to-face conversations is bringing people together in house meetings, small meetings with friends and neighbors so that they can reinforce how they believe they should organize. Secondo passo, oltre quello del faccia a faccia, è costruire dei piccoli meeting, quindi raccogliere le persone per esempio in riunioni a casa o in altri luoghi disponibili e costruire un dibattito. For every large meeting we may organize, we may do 100 small meetings that prepare everybody deeply for what's going to happen at that meeting. A volte quindi prima di fare un grande meeting, magari in una grande sala, in una biblioteca, è necessario preparare il lavoro facendo tante piccole riunioni che costruiscono poi la base per quella più importante. Large meetings are also important. They allow democracy to work and decisions to be made. Gli incontri in grande scala sono comunque molto importanti perché danno la possibilità di avere più democrazia, più partecipazione e prendere delle decisioni insieme più condivise. But about 70% of the organizing happens before the meeting, 10% happens in the meeting, another 20% happens after the meeting as you try to interpret and explain what really happened in the meeting. Si può dire che il 70% del lavoro viene fatto prima della grande assemblea, il 10% viene fatto durante l'assemblea stessa e il 20% viene fatto dopo, quando in effetti si fa il punto della situazione. Scusatemi, mi sono dimenticata il cellulare acceso, perdonate. Il 20% si fa alla fine del meeting, proprio seguendo quello che si è fatto, discutendo con le persone su quello che si è detto e deciso. The common error in all civic organizations and community organizations is to think you can get everything done in the meeting. That just pulling people together will allow you to come up with a strategy or decision. Mettere le persone insieme significa rendere possibile il fatto di decidere insieme delle strategie da attuare. Quindi è importantissima questa fase di lavoro condiviso. Non scusate, Astrid. Sì, non commettiamo l'errore di pensare che mettendo persone insieme in una sala si possa uscire con una decisione, perché era propedeutica per la fase di organizzazione. You good? Yeah. Okay. Quindi puoi ripetere l'ultimo concetto perché mi sono perso con il tema di Repeat about The last
organize people in a meeting. Si possono raccogliere le persone in una riunione, però non si possono organizzare la riunione stessa. L'organizzazione è un lavoro che si fa prima e dopo. You take this meeting. You may hear something interesting. You may learn something. You may say, hey, this guy doesn't know what he's talking about. Per esempio questa riunione qui, noi possiamo sicuramente sentire delle cose utili, poi fare delle valutazioni. Se sta dicendo delle cose giuste, magari sta dicendo delle cose sbagliate, però non è una riunione organizzativa. But none of you will decide to take a specific action about organizing based on having sat in those chairs and listened to me. Però nessuno di voi magari prenderà Maybe one of you. delle decisioni specifiche su cosa fare uscendo da qui, soltanto perché ha sentito lui. So as an organizer, realistically, as I talk to you, I could hope each person might listen to one thing and walk away with one thing from the meeting. And that would be my best hope. Il suo obiettivo è che almeno si riesca a fare propria almeno anche una sola cosa di quelle che dice, e questo già per lui è un obiettivo da raggiungere. Because that's how the process of talking and listening works. I may talk about 20 things, but you won't remember 20 things. But if one thing makes some impression on you, that's the best I could hope for. Lui può parlare anche di 20 cose diverse, magari ciascuno di voi non le recepirà tutte e 20, basta che ne recepisca qualcuna e che alla fine lo aiuti ad organizzarsi nel proprio gruppo. But if coming into this meeting, I met with you in your home, or we had small meetings and gone through those 20 things, maybe you'd come into this meeting with 10 or 15 of them pretty clear and questions about the 3 or 4 that would spring you into action. Quindi si discuterà di 15 o 20 cose diverse e poi alla fine avrete, prima di venire qui avrete fatto le vostre riunioni, i vostri incontri e magari tra le cose che lui dirà poi ne chiederete nello specifico 3-4 ed sono quelle 3-4 su cui vi concentrerete. So once again, like I said, 70% before the meeting, 10% in the meeting, and then the 20% after the meeting is correcting misunderstandings, underlining things that were important, answering questions that people got in the meeting, tightening down to action. Quindi come diceva prima, il 70% del lavoro prima di venire qui, il 10% qui e il 20% dopo. È una questione di portare anche qui quello che sono le vostre esperienze, poi farete le domande, lui cercherà di rispondere e di spiegare ulteriormente quello che gli sta più a cuore. Quindi è tutta una questione di interagire e trovare le risposte insieme.